Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, buona domenica! Oggi prepariamo una ricetta veramente spettacolare, nella sua semplicità. Stiamo parlando infatti delle crocchette di patate. Per realizzarle ci occorrono 1,5 kg di patate, prezzemolo, 2 uova, pan grattato quanto basta, 150 g di parmigiano grattugiato, 150 g di prosciutto cotto, 2 uova, mozzarelline, suggerisco le ciliegine perché sono piccoline, noce moscata, pepe nero, naturalmente un po' di sale e dell'olio extravergine d'oliva. Iniziamo facendo le nostre patate bollite. Le schiacciamo quando sono ancora calde, aggiungiamo il prezzemolo tritato, il sale, le 2 uova e iniziamo a mescolare. Possiamo utilizzare un cucchiaio di legno oppure più semplicemente le nostre mani. Aggiungiamo anche il formaggio. Le nostre spezie, quindi il pepe nero e la noce moscata. In base alla consistenza delle nostre patate possiamo decidere di aggiungere un pochino di pan grattato all'interno. Io ne ho aggiunti circa 3 cucchiai. Adesso ci ungiamo le mani. Ci aiutiamo con un cucchiaio per realizzare le nostre crocchette farcite. Vi mostrerò infatti 3 metodi per creare le nostre crocchette. Abbiamo quindi le crocchette con la mozzarella all'interno. Basterà infatti schiacciare la patata e farcirla con la mozzarella e arrotolarla come fosse una polpettina. Mettiamo da parte e facciamo tutte le nostre crocchette. Dopo abbiamo il secondo metodo, che prevede l'utilizzo del prosciutto. Quindi appiattiamo la patata sulla nostra mano che è unta di olio così non si attacca. Aggiungiamo il prosciutto e la nostra ciliegina di mozzarella. Richiudiamo e creiamo la nostra polpettina. Semplice, vero? E infine vi mostro come fare le classiche crocchette allungate. Prendiamo un bel pezzo del nostro impasto a base di patate, lo stendiamo sulla carta da forno, sempre con le mani leggermente unte, e realizziamo un salsicciotto. In questo modo sarà molto più semplice e molto più veloce realizzare le nostre crocchette, anziché farle una per una. Guardate, quindi facciamo il nostro salsicciotto, dopodiché prendiamo un coltello e tagliamo le crocchette della dimensione desiderata. Visto quanto è semplice?
Dopo aver realizzato tutte le crocchette, adesso pensiamo alla panatura. Io le cospargo con uovo e le adagio sulla carta da forno, un po' per volta. In questo modo perderanno l'eccesso di uovo. A questo punto possiamo passarle nel pangrattato, insistendo e ripassandole più volte. In questo modo la crosticina diventerà più spessa e più croccante. Friggiamo in abbondante olio extravergine d'oliva o, se preferite, un olio per friggere, come vi trovate meglio. Le lasciamo fino a che avranno sviluppato una bella crosticina dorata. Proprio così. In questo modo risulteranno anche croccanti fuori e morbidissime e scioglievoli all'interno. Mi aiuto con 2 fazzolettini per farvi vedere l'interno, perché sono davvero super brucianti. Belle, vero? Bene, spero che questa ricettina molto semplice, però che mette subito festa e che è super golosa e piace tantissimo ai bimbi, sia piaciuta anche a voi. Io vi mando un abbraccio, vi auguro di trascorrere una bellissima domenica e ci vediamo presto nella prossima videoricetta. PS, non dimenticate, se questa ricetta vi è piaciuta, di sostenere il mio canale, perché è davvero molto importante, con un like, un commento, e se volete potete anche condividerla con i vostri amici. Basterà guardare qua sotto, c'è un pulsantino in cui c'è scritto condividi e potete condividerla davvero con tutti. Un bacione e a presto, ciao!